Nel video di oggi ti propongo un altro esercizio pratico che ti aiuterà a parlare italiano in modo sempre più corretto e naturale. Si tratta di un altro video della serie Trova l'errore, ma questa volta non ti descriverò un'immagine, ma ti mostrerò delle frasi e il tuo compito sarà quello di trovare l'errore. Cominceremo con delle frasi di livello principiante, A2, e aumenteremo il livello fino a un livello avanzato, C1. Quindi resta con me fino alla fine per vedere le frasi più difficili. Prima di iniziare il nostro esercizio ti informo che ho preparato un documento PDF per te, che include il contenuto di questa lezione e la spiegazione di tutti gli argomenti grammaticali o lessicali che andremo a vedere insieme. Attraverso il link che trovi qui sotto nella descrizione potrai ricevere direttamente nella tua casella di posta e gratuitamente il documento PDF. Basterà aggiungere il tuo nome e il tuo indirizzo email e sarà in arrivo in pochi minuti. Facendo così riceverai anche tutti i miei PDF gratuiti per i video futuri. Ma cominciamo con il nostro esercizio e cominciamo dal livello A2. Prima frase. Ti do 5 secondi per trovare l'errore in questa frase, ma se hai bisogno di più tempo, ferma il video. 5 secondi da adesso. Dov'è l'errore qui? I soldi per il teatro sono sul tavolo in soggiorno. Li ha messi lì Alberto. Qui usiamo un pronome diretto di terza persona plurale, li, che sostituisce i biglietti. Gli è un pronome indiretto che significa a lui, ma non c'entra niente. Oppure può essere un articolo maschile plurale, ma non è il caso neanche questo. Ci serviva un pronome diretto che sostituisse i biglietti e quindi è li, ha messi lì Alberto. Seconda frase, trova l'errore. Lo spettacolo teatrale è stato noiosissimo. Non mi è piaciuto per niente. Questo è un errore tipico dei miei studenti. Usare l'ho per sostituire un elemento già menzionato, ma con funzione di soggetto. In questo caso non possiamo usare l'ho perché sostituisce lo spettacolo, che è soggetto della frase. Lo spettacolo non mi è piaciuto. E l'ho però è un pronome oggetto diretto e quindi deve sostituire un complemento oggetto, non un soggetto. Quindi in questa frase possiamo ometterlo perché è chiaro che parliamo dello spettacolo. Terza frase. Non piacerà neanche a te, non lo guardare. Siamo di fronte a un imperativo informale nella forma negativa. E quindi quando diamo un ordine o un'indicazione a una persona che conosciamo nella forma negativa, dobbiamo usare l'infinito. Non lo guardare o non guardarlo. In questo caso la posizione del pronome è flessibile. Ma il verbo è all'infinito. Non parlare, non mangiare e così via. Passiamo adesso al livello B1. Entriamo nel livello intermedio. Trova l'errore in questa frase. Camilla a teatro si addormenta sempre. All'inizio mi dava fastidio, ma adesso ci sono abituato. In italiano diciamo essere abituati a qualcosa. E sappiamo che ci sostituisce un complemento introdotto dalla preposizione a.
Ci sono abituato significa sono abituato a questo, al fatto che Camilla si addormenta. Ne invece sostituisce dei complementi introdotti da preposizioni differenti. Prossima frase, sempre del livello B1. Non conoscete la trama dello spettacolo Sei personaggi in cerca d'autore? Ma ve la spiego io. In questo caso usiamo un pronome diretto, la, che sostituisce la trama, perché in italiano diciamo spiegare qualcosa. È un complemento diretto, non diciamo spiegare di qualcosa. E quindi non useremmo ne, ma la in questo caso. Prossima. Secondo me, la biglietteria del teatro è chiusa a quest'ora. Anche questo è un errore tipico degli studenti di italiano, vero? Molti userebbero il congiuntivo qui perché stiamo parlando di un'opinione, di un giudizio. Lo so, ma secondo me non richiede il congiuntivo in italiano. Secondo me è chiusa. Ultima frase del livello B1, poi passiamo al B2. Qui abbiamo iniziato la frase con una proposizione causale, che si può fare. Possiamo iniziare la frase con una causale, ma non possiamo usare perché all'inizio della frase. Possiamo sostituirlo con siccome. Siccome quell'attore non mi piace affatto, non andrò mai a vedere un suo spettacolo. Oppure possiamo invertire le frasi. Non andrò mai a vedere uno spettacolo di quell'attore perché non mi piace affatto. Quindi in italiano non possiamo cominciare una frase con perché, tranne nel caso in cui rispondiamo a una domanda, ma qui stiamo iniziando la frase con una causale e quindi possiamo usare siccome o visto che o dato che, ma non perché. Livello B2. Le cose si fanno un po' più complicate adesso, eh? Correggi questa frase. Periodo ipotetico del secondo tipo. Se facessero il musical di Aladdin, andrei subito a vederlo. È il periodo ipotetico della possibilità. Sto parlando di una condizione di qualcosa che è possibile. E quindi abbiamo se più il congiuntivo imperfetto nella condizione e il condizionale semplice nella conseguenza. Se lo facessero, andrei subito a vederlo. Se nella mia testa questa ipotesi è molto probabile, posso dire: se faranno il musical di Aladdin, andrò a vederlo. Periodo ipotetico del primo tipo, verbi all'indicativo. Prossima frase. In questa frase abbiamo dei verbi nella forma impersonale. Come vedi, i verbi sono alla terza persona singolare, preceduti dal si impersonale. Si sta in silenzio. Si segue lo spettacolo. E poi abbiamo il verbo sedersi, che include già il pronome riflessivo si. E se vogliamo aggiungere anche il sì impersonale? Non possiamo avere due sì uno vicino all'altro. Quindi il sì impersonale diventa ci e poi abbiamo il verbo riflessivo coniugato alla terza persona. Ci si siede, si sta in silenzio e si segue lo spettacolo. Chiaro? Prossima. Questa forse è difficile, eh? È meglio non assistere a quello spettacolo se si è molto sensibili. Anche qui abbiamo una forma impersonale.
si è. E quando usiamo una forma impersonale, se ci sono degli aggettivi, questi aggettivi sono al maschile plurale. Se si è molto sensibili, è meglio non guardare quello spettacolo. L'aggettivo può essere anche al femminile plurale se parliamo di un contesto in cui è chiaro che ci sono solo delle donne, ma generalmente è plurale maschile. Un altro esempio: se si è stanchi, è meglio non guidare. Mm? Prossima frase. E qui qual è l'errore? Le scenografie e i costumi sono migliorati molto negli anni. Qui abbiamo il verbo migliorare, che in questo caso è intransitivo. Non c'è un oggetto, abbiamo i soggetti, le scenografie e i costumi e il verbo migliorare. E il verbo migliorare è un verbo che indica un cambiamento, come cambiare, peggiorare, crescere. E sappiamo che questi verbi richiedono l'ausiliare essere e quindi il participio passato cambia in base al genere e al numero del soggetto. In questo caso le scenografie e i costumi sono migliorati. Se ci fosse un complemento oggetto dopo il verbo migliorare, allora il verbo sarebbe transitivo e quindi useremmo avere, perché quando c'è un complemento oggetto i verbi sono transitivi e richiedono l'ausiliare avere. Per esempio, la compagnia teatrale, soggetto, ha migliorato, verbo, che cosa? I costumi. In questo caso abbiamo soggetto, verbo, complemento, oggetto e quindi usiamo avere, ma nella nostra frase iniziale invece migliorare è intransitivo ed è un verbo di cambiamento che richiede l'ausiliare essere. Bene, siamo arrivati alla parte più difficile del video. Passiamo a un livello C1, avanzato. Correggi questa frase. Dov'è l'errore qui? Credo che questi attori siano bravi, ma non avendo ancora visto nessun loro spettacolo, non saprei dirlo con certezza. Credo che siano bravi, ma non avendo visto in passato nessun loro spettacolo, adesso non saprei dirlo con certezza. Qui usiamo un gerundio perché il soggetto delle due proposizioni è lo stesso. Non avendo io visto nessun loro spettacolo, io non saprei dirlo con certezza. E siamo nel caso del gerundio causale. Possiamo riformulare questa frase nella forma esplicita, con un verbo in un modo finito. Per esempio, credo che questi attori siano bravi, ma visto che non ho ancora visto nessun loro spettacolo, passato prossimo, non saprei dirlo con certezza. Usiamo quindi un gerundio passato perché il soggetto delle due proposizioni è lo stesso e perché identifica un'azione precedente all'altra. Adesso non saprei dirlo, non avendo visto nessun loro spettacolo. Prossima frase. Trova l'errore qui. Gli ho promesso di andare insieme a vedere la locandiera al teatro comunale, a patto che mi accompagnasse a vedere Romeo e Giulietta, o a patto che mi accompagni a vedere Romeo e Giulietta, se questo spettacolo non è ancora stato messo in scena al comunale. Ma l'errore è proprio nel modo verbale. A patto che è una locuzione congiuntiva condizionale, come a condizione che, o come la congiunzione purché. Introducono una condizione e si tratta di congiunzioni e locuzioni che richiedono il congiuntivo dopo.
Imperfetto se stiamo parlando di un evento nel passato o congiuntivo presente se parliamo di un evento nel presente o nel futuro. Ma a patto che mi accompagnasse o mi accompagni a seconda del tempo di riferimento. Ultima, trova l'errore, un errore, In questo mini dialogo, questo è un po' più difficile da trovare. L'attore, per giustificare i suoi errori, ha raccontato una storia assurda. Corretto. E le persone ci hanno creduto? Corretto. Anche questo. Sì, ci sono cascati quasi tutti che allocchi. L'allocco è questo animale. E molto spesso quando diamo dell'allocco a una persona, stiamo dicendo che quella persona è un po' ingenua e quindi si cade nelle trappole di altre persone. Ma il verbo qui non è starci, ci sono stati, ma è cascarci. Cascarci significa credere ingenuamente in qualcosa che non è vero, farsi fregare, farsi abbindolare da qualcuno. Quindi l'attore ha raccontato una storia assurda e le persone ci sono cascate, ci hanno creduto. Bene, com'è andata? Hai trovato tutti gli errori per tutti i livelli che ti ho presentato? Fammelo sapere nei commenti qui sotto e ti ricordo che attraverso il link che trovi qui nella descrizione puoi scaricare anche un documento PDF gratuito con il contenuto e la spiegazione degli elementi grammaticali che abbiamo visto in questa lezione. Grazie mille per la tua compagnia e se ti interessa vedere altri video come questo in cui ti chiedo di trovare degli errori nelle frasi o nella descrizione di un'immagine, trovi una playlist qui sopra. E se vuoi ripassare invece tutti gli argomenti grammaticali più importanti, tra cui anche il congiuntivo, trovi tantissimi video anche qui. Grazie mille per la tua compagnia e per la tua fiducia. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!